a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Questi pomeriggi caldissimi mi hanno fatto venire in mente un viaggio che ho fatto nel 2018. È stato un viaggio molto bello in un posto molto caldo. Il caldo era simile a quello che c'è qui, un po' peggio, diciamo, perché era molto ma molto più umido, quindi la temperatura era veramente a volte insopportabile, proprio per il grande grado di umidità che c'era. Mi riferisco al viaggio fatto nel 2018 in Cambogia. Sono stato 18 giorni in Cambogia nel 2018 appunto con dei miei amici che ringrazierò sempre per questo viaggio, perché è stato un viaggio per me per certi tratti abbastanza difficile, anche perché io non sono abituato a fare viaggi di questo tipo, quindi è stato un viaggio in cui mi sono messo un po' alla prova. Ho messo un po' alla prova un po' tutte le mie cose, come l'allergia ad esempio. Ho detto vado in quel posto, chissà se mi verrà questa allergia, ci sarà qualche pianta a cui sono allergico e quindi passerò i miei 18 giorni sotto effetto di antistaminico. E poi mi preoccupava un po' appunto questo caldo, perché io soffrendo di pressione comunque sempre abbastanza bassa, quando ci sono queste giornate tipo quella di oggi con questo caldo molto forte io sono sempre abbastanza a pezzi e quindi devo cercare di tirarmi un po' su. Perché volevo parlarvi di questo viaggio in Cambogia e volevo parlarvi di Nepenthes? Perché in Cambogia è successa una cosa molto particolare. La Cambogia è un luogo tropicale in cui vivono in natura, vive una o due specie di Nepenthes, da quello che ricordo bene. Credo che qualche tipo di Nepenthes vive in Cambogia, non so bene quanti tipi, ma vi sono alcuni posti in Cambogia dove è possibile poter vedere in natura queste piante. Quindi io sono partito con l'idea di poter vedere queste piante in natura, mi sarebbe veramente piaciuto tantissimo, però purtroppo il viaggio in Cambogia includeva, in questo viaggio organizzato tra di noi, tra amici, non tramite agenzia, includeva la visita ai templi di Angkor e altri templi comunque distribuiti all'interno di alcune zone della Cambogia, ed è stato molto bello poterli visitare, finalmente è stato un sogno che ho realizzato. Templi bellissimi e anche misteriosi per certi versi. Questo viaggio ci ha portati a Siem Reap, dove abbiamo visto i templi di Angkor Wat. Poi ci siamo spostati a Battambang, che è una cittadina cambogiana che io ho adorato. Se io tornerò mai in Cambogia penso che una puntatina a Battambang la rifarò, dove ho assaggiato il durian, questo frutto che ha un odore terrificante, ma il sapore è burroso e buono. Io l'ho trovato buono, a tanti non piace, io l'ho trovato invece abbastanza buono. Da Battambang siamo andati poi a Kampot, e a Kampot vi è nelle vicinanze questo parco naturale chiamato Bokor, in cui vive la Nepenthes borokensis, se non sbaglio si pronuncia così. Ho cercato in tutti i modi, quando eravamo a Kampot, di convincere i miei amici a portarmi su questa collina dove viveva la Nepenthes, ma non c'è stato verso, e quindi siamo andati a mangiare il granchio a Kep. E niente, la giornata era organizzata così, che si andava a mangiare il granchio a Kep, e quindi siamo andati a mangiarci questo granchio in riva al mare. È stato anche piacevole, anche divertente per certi tratti, come quel viaggio in barca verso quest'isola chiamata Isola dei Conigli che c'era lì in Cambogia. Un viaggio divertente ma anche spaventoso, perché al ritorno abbiamo veramente temuto tantissimo per via del mare mosso, del monsone che si è scatenato mentre eravamo in barca, e quindi siamo arrivati che eravamo fradici. E niente, però il tutto è stato divertente. Però c'è stata una bellissima sorpresa, che è stata quella che l'ultimo giorno prima di partire per prendere l'aereo per tornare in Italia mi sono trovato in questa piscina. Eravamo in questo luogo in cui c'era questa piscina, e io ero un po' demoralizzato dal fatto che finiva la mia vacanza senza aver visto in natura le Nepenthes. Così sono andato a prendermi un cocktail al bar insieme a Giorgio, ci siamo seduti lì, e mentre sorseggiavo questo cocktail mi sono girato, e tra le piante che avevano lì in questo luogo, in questo albergo, vi era una Nepenthes coltivata in vaso con una piccola trappolina che pendeva proprio davanti a me, come per dirmi: guarda, stai andando via, ma io comunque sono qui con te. Ho avuto questo contatto con una Nepenthes coltivata, non so di che tipo. Era una Nepenthes un po' particolare, l'ho anche fotografata.
Volevo quindi con questo video tornare a parlarvi di Nepenthes miranda, un ibrido, una Nepenthes di facilissima coltivazione, e questi pomeriggi molto caldi mi hanno fatto appunto venire in mente che avevo fatto questo bellissimo viaggio e che sto coltivando in effetti di nuovo con un po' di successo questa pianta, molto più bella negli anni passati. Purtroppo questo ramo molto lungo che portava queste trappole un po' più piccole, senza la peluria che ricopre gli ascidi, perché devono catturare insetti in volo. Purtroppo questi rami alti non ci sono più perché ho dovuto tagliarli in inverno. Questa pianta patisce tanto la mancanza di luce, quindi tende a soffrire un po'. Tagliandoli, le foglie basali hanno cominciato a sviluppare delle nuove trappole, come potete vedere qui. Questa trappola che è stata un po' divorata da un vermetto che ho cercato di scovare ma non l'ho trovato, deve essere infilato da qualche parte, o magari è caduto vittima della trappola della Nepenthes. Ma in più vi sono anche altre trappole come questa che è in fase di apertura, guardate che bella, con già all'interno un liquido già creato dalla pianta per poter digerire gli insetti. In più c'è un'altra trappola qua dietro in formazione. Insomma, sono molto soddisfatto. La Nepenthes miranda è una pianta carnivora che può sviluppare delle trappole veramente molto grosse, possono arrivare anche a 20 cm circa di grandezza, di lunghezza queste trappole. Purtroppo però queste trappole si riescono ad ottenere con una coltivazione un po' più, diciamo, in serra, dove la coltivazione è costante tutto l'anno. In casa, quando ricoveriamo in inverno la Nepenthes, la mancanza di luce fa sì che la pianta si blocca, va un po' in blocco, e quindi comincia a soffrire un pochino, e quindi questo frena il suo sviluppo. Portandola fuori in primavera bisogna dare poi alla pianta il tempo di poter recuperare un po' la sua vitalità, e quindi passerà anche più o meno un mese, la mia ci ha messo un mese a riprendersi dallo shock invernale, e quindi pian piano ricomincerà a produrre le sue trappole, ma saranno un pochettino più piccole. Però questo non toglie il fatto che la Nepenthes miranda è una pianta di facile coltivazione che ha un suo fascino particolare. Come vedete alcune foglie si sono colorate di rosso proprio perché l'illuminazione è intensa, in questo caso sta prendendo la luce solare, poi pian piano la luce si sposterà su un'altra parte della pianta e questa andrà in ombra. L'ombra è data anche da questo glicine, dalle tillandsie che ho appeso sopra di lei, in modo da dargli una luce diffusa, perché le Nepenthes vogliono un'illuminazione particolarmente forte per svilupparsi bene. Alcune non tollerano la luce solare diretta, sarebbe meglio coltivarle un po' più al riparo, altre invece la tollerano. Questo perché? Come la Nepenthes rafflesiana, perché sono piante, in alcune specie, colonizzatrici proprio di zone anche disboscate dall'uomo. Sono tra le prime piante che riescono a colonizzare queste zone che l'uomo disbosca, nelle foreste ad esempio del Borneo. Quindi colonizzatrici di zone di foresta che si aprono. Buttando giù gli alberi, purtroppo, ahimè, si creano delle zone di vuoto all'interno della foresta, ma queste piante riescono a colonizzare gli argini, al confine tra foresta e area disboscata. Quello è un ambiente ideale. Questo perché? Perché così riescono a ricevere un po' più di luce, e alcune volte queste piante in natura le possiamo trovare anche sotto una luce cocente proprio del sole, in alcune specie un po' più resistenti. Come possiamo coltivare la Nepenthes miranda per ottenere comunque dei bellissimi ascidi come questi, che non sono di grande dimensione ma che io trovo che siano veramente belli? Io la coltivo in questo modo. Ho sistemato come terreno nel vaso un mix di torba, di bark e di perlite, con qualche pezzettino di sfagno dentro. Questo per garantire un substrato molto arieggiato, in modo che quando bagno la pianta l'acqua riesce subito a defluire, lasciando ben impregnato per via della torba il terriccio in cui la coltivo. Come vedete io qua ho sistemato un sottovaso, perché io bagno la pianta per bene, lascio che si forma un po' di acqua nel sottovaso e poi non la bagno più fino a quando l'acqua del sottovaso non è completamente evaporata. E vedo che la pianta sopporta bene questo metodo di coltivazione. Quindi bagnature frequenti, possiamo anche togliere il sottovaso, ma se togliamo il sottovaso le bagnature devono essere veramente molto frequenti, anche lasciando defluire poi sotto l'acqua, al di sotto del vaso. L'acqua da utilizzare possibilmente acqua piovana, oppure acqua all'impianto ad osmosi o acqua distillata, può anche andare bene. L'acqua piovana però è miracolosa, riesce sempre a far stare le piante carnivore in uno stato di salute eccezionale, perché è l'acqua più naturale che c'è. Illuminazione
Ne ho già parlato, io la coltivo così, prendo un po' di raggi solari anche diretti, siamo nelle ore centrali della giornata, quindi in questo momento il sole è molto forte, però con questa ombreggiatura data dal glicine la luce è filtrata e la pianta sopporta benissimo questa posizione, colorando le sue foglie di rosso, che fa capire proprio che la pianta sta ricevendo una buona luce. Se notiamo delle bruciature sulle foglie, logicamente la spostiamo un pochino, perché vuol dire che la luce è troppo forte. Questa esposizione alla luce solare, come sto facendo io nella coltivazione di quest'anno, deve essere fatta in maniera graduale. Quando noi le piante dall'appartamento le portiamo all'esterno non possiamo assolutamente esporle alla luce solare diretta. Io che cosa ho fatto? Dopo l'inverno, quando le temperature fuori si sono sistemate sui 15 gradi, anche di notte, la pianta è stata portata fuori, è stata lasciata 2 settimane circa all'ombra e pian piano l'ho esposta sempre un po' più alla luce fino a portarla qui, in questa posizione che ho ottenuto con 2 vasi di terracotta, uno sopra l'altro, per tenerla sollevata, poter ammirare le trappole e con questa esposizione solare abbastanza forte. La Nepenthes è una pianta che non ha assolutamente bisogno di essere concimata, quindi possiamo portarla fuori e fargli fare il suo percorso con lo sviluppo delle trappole che intrappoleranno appunto degli insetti per dare nutrimento alla pianta. Se vogliamo, se la vediamo veramente sofferente per uno shock invernale tenuta in casa, che la pianta magari non ha sopportato bene, possiamo inserire magari nel terreno 2-3 palline di osmocote, però è sempre un rischio con le piante carnivore dare la concimazione, quindi sta a voi decidere cosa fare. Con la concimazione tramite l'osmocote si può ottenere uno sviluppo più veloce forse della pianta e uno sviluppo anche magari di trappole leggermente più grandi. Alcune piante che sono vendute in commercio hanno l'osmocote nel terreno, io le ho comprate spesso le Nepenthes e ho trovato queste palline di osmocote all'interno del terriccio. Questo serve per spingere tanto le piante e metterle in commercio in uno stato estetico bellissimo, però in coltivazione poi bisogna fare molta attenzione, perché in serra la coltivazione è continuativa con un certo grado di temperatura eccetera e quindi la pianta continua sempre a vegetare. Nella coltivazione casalinga, diciamo, quando la portiamo in casa la pianta già soffre, quando la portiamo poi fuori in primavera la pianta ha questo nuovo shock perché si trova all'esterno con una luce diversa, quindi se in più c'è un concime all'interno del terriccio che può dare magari qualche problema alla pianta, il tutto poi si trasforma in una serie di problemi che poi la pianta fatica ad affrontare. Non so se l'ho detto prima, non mi ricordo se ho parlato delle innaffiature, acqua piovana oppure acqua distillata o acqua ad impianto osmosi. Io uso dell'acqua piovana presa da una tinozza che la raccoglie quando piove, cade giù tramite un tubo da grondaia dal tetto e raccoglie un bel po' di acqua piovana che poi uso per bagnare le mie piante carnivore. La temperatura per la Nepenthes Miranda io la ricovero in casa quando le temperature arrivano sui 15 gradi, anche di giorno quando cominciano a scendere anche sotto i 15 gradi è meglio ricoverare questa pianta all'interno. Io la metto davanti ad una porta finestra con un vetro molto grande, lì usufruisce di questa luce solare che arriva anche durante il giorno per alcune ore, purtroppo non per tutto il giorno perché poi quella zona va in ombra e quindi questa pianta si trova poi ad affrontare il resto della giornata totalmente in ombra e questo fa sì che la pianta soffre sempre un po', diminuisce la grandezza delle foglie, si blocca e va in blocco totale e poi a dicembre, gennaio e febbraio non sviluppa più nulla, neanche una fogliolina e quel poco di foglie che riesce magari a sviluppare sono di piccole dimensioni deformi e quindi qui si può vedere, adesso non so se lo vedete bene, alcune foglie deformi che sono appunto il risultato di un'esposizione sbagliata durante l'inverno in appartamento, però comunque è una pianta che in appartamento sopporta anche essere ricoverata anche non in un terrario, basta bagnarla anche d'inverno, io la nebulizzo sempre spesso, ho letto che qualcuno ha scritto che le Nepenthes non hanno bisogno di essere nebulizzate, ma io al mattino presto e la sera se mi ricordo con un nebulizzatore gli do una bella spruzzata, perché mi ricordo in Cambogia dove vivono queste piante anche in natura, ogni giorno arrivava questo monsone che bagnava tutto quello che c'era e poi dopo queste nube di vapori si sollevavano dalla terra e quindi lì il grado di umidità era altissimo. Quindi l'umidità è utile e necessaria alla Nepenthes per poter sviluppare i suoi ascidi coloratissimi.
Penso di aver detto tutto sulla Nepenthes, non sto a parlare di moltiplicazione perché su internet trovate diversi siti che parlano di moltiplicazione della Nepenthes, così per non far diventare questo video lunghissimo potete trovare informazioni riguardo alla moltiplicazione delle Nepenthes. Io ho provato tramite Talea ma non sono mai riuscito, probabilmente ho sbagliato qualcosa. Quindi vi consiglio l'acquisto di una Nepenthes facilissima con delle trappole molto belle. In vendita c'è la Nepenthes ventrata che io ho acquistato 2 o 3 volte e poi ho rinunciato perché la trovo veramente molto difficile e perché le sue trappole non mi piacciono molto, mentre in questo caso la Nepenthes Miranda ha delle trappole che secondo me sono molto ma molto più belle e poi riescono a raggiungere, se uno riesce veramente nell'obiettivo, delle dimensioni, quelle della base, veramente molto molto grandi. Quelle invece della parte alta della pianta sono più verdi, verdastre, più affusolate. Bene, penso di aver detto tutto, vi saluto e ci vediamo in un prossimo appuntamento in giardino. Adesso vado a ripararmi, mi sono messo anche il cappellino, ma veramente c'è un calore fortissimo. Devo anche far entrare i cani in casa perché li vedo un po' lì che girano nel cortile, hanno bisogno di essere riparati anche un po' anche loro da questa calura estiva di questo fine agosto. Ciao a tutti e grazie, al prossimo appuntamento in giardino. Io e Nepenthes Miranda vi salutiamo. Ciao ciao!